Oggi rimoderniamo questa credenza portando a legno grezzo questa parte lucida, colori soft e contemporanei e la sorpresa di un bel disegno alla fine. Guardate tutto, mi raccomando. Queste sono delle finiture industriali che plastificano la superficie. Ve la faccio molto semplice, non ci sono prodotti che vanno a togliere questo tipo di plastificatura, quindi lavoriamo con spatola, geppetto, phon termico e andiamo a scaldare la superficie tanto quanto serve per scollare il primo strato. Postate un phon termico a massimo 250-300 gradi. Ho finito di passare il phon termico su tutta la superficie, ma ci sono ancora delle impurità normali, in alcuni punti c'è della colla. In questo caso è pochissimo, faccio velocemente, passo la mia levigatrice, la passo con una carta 100 e nel frattempo metto lo scotch per rifinire il tutto. L'antina ha questo fregio, non ci piace, quindi abbiamo girato il pannello per avere un effetto più liscio. Per questo restyling uso il taffetà, che è un tortora super coprente. Guardate già la prima mano, che aggrappaggio pazzesco anche su un mobile così tanto lucido e che coprenza eccezionale. Poi il pennello a punta mi aiuta ad andare bene negli angolini, un vero spettacolo. Con una mano abbiamo già fatto il 90% del lavoro. Ho in questo barattolo ancora un fondo di Dark Sand, è proprio un goccino, forse mezzo centimetro, ma mi basterà perché diluendolo molto creo questa acqua delicata e colorata color Dark Sand che mi servirà per fare un lavaggio di colore sopra questo legno. Dovete avere sotto mano un panno in microfibra asciutto e un panno in microfibra umido. Quello che vi consiglio sempre è di lavorare a lunghe fette, perché questa è una superficie molto lunga, molto ampia. Non mi lavorate a piccoli quadrettini, perché altrimenti poi alla fine andate a vedere, a notare la tonalità e la differenza. Noi ricordiamoci che usando un pennello bello tozzo, tipo il King che io sto usando, andiamo a tingere la superficie parecchio. Passiamo al protettivo su tutto il nostro mobile, a rullo sul piano lungo lungo, a pennello sul resto del mobile. Con una passata ho già una superficie bellissima e liscissima. Abbiamo già tagliato questo pezzo di carta perché vogliamo decorare i pannelli centrali che ovviamente vi ricordate all'inizio erano tutti modanati, li abbiamo girati e ora li decoriamo grazie al fatto che sono lisci con questa carta da parati, molto bella perché anche vinilica. Sì. La incolliamo come sempre con la colla apposita per il parato e noi qui abbiamo già preparato un po' di polverina, più o meno un cucchiaino, sì, più o meno un cucchiaino di polverina dissolta in un po' di acqua. Non andate a passare il cutter per renderla perfetta quando la carta è ancora bagnata. Il restyling è finito. Bellissimo. Bellissimo il piano in legno con il lavaggio, mi piace, è schiarito, è molto contemporaneo, bello il taffetà, il nostro tortora molto contemporaneo, i pomelli stanno benissimo perché abbiamo risparmiato carteggiandoli e questa argentatura sta bene e la carta da parati in tema jungle dà veramente un tocco giovanile. Quindi i mobili vecchi non vanno buttati, vanno colorati, ricordatevelo, anche voi che siete molto giovani. Ciao! Ciao!